Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme la crostata delizia al cioccolato. È un vero peccato di gola. Andiamo subito in cucina e mettiamoci all'opera. Per preparare la crema al cioccolato abbiamo bisogno di latte, zucchero, vaniglia in polvere, amido di mais e infine cioccolato fondente. Inizio a versare all'interno di un pentolino lo zucchero, la vaniglia e l'amido di mais e lavoro queste polveri con una spatolina. Una volta che sono così ben miscelate, inizio gradualmente ad aggiungere il latte. E lavoro tutto a freddo. Non ci sono grumi, vedete? E ora possiamo trasferirci sui fornelli. A fiamma bassa, rimestando così con una spatola di tanto in tanto, portiamo ad ebollizione. Eccola qui, vedete? Si è addensata, bellissima, liscia e vellutata. Quindi possiamo toglierla dal gas, torniamo sul banco di lavoro e aggiungiamo il cioccolato fondente all'interno della crema. Mescoliamo così energicamente fino a che il cioccolato non è completamente sciolto. Ci siamo. La crema è pronta. Possiamo lasciarla da una parte e procediamo alla preparazione della pasta frolla. Vediamo insieme gli ingredienti della nostra pasta frolla. Partiamo dalla farina, sto utilizzando farina zero e questa sono 300 grammi. Utilizzerò poi 100 grammi di zucchero semolato, una bustina pari a 10 grammi di zucchero vanigliato. Lo zucchero vanigliato può essere sostituito con scorza di limone oppure a scelta bacca di vaniglia. Utilizzerò poi 8 grammi di lievito vanigliato e in alternativa sarà possibile usare 5 grammi di bicarbonato purissimo di sodio. Nella mia frolla non uso burro ma utilizzo 80 grammi di olio di semi di mais, infine 2 uova medie. Verso per prima cosa lo zucchero. Ora verso le 2 uova e comincio a romperle. Metto subito lo zucchero vanigliato e comincio a colare a filo l'olio. Per ultimo aggiungo il lievito. Ed ora gradualmente comincio a raccogliere la farina. Possiamo lasciare la forchetta. Andiamo con le mani. Eccola qui, la frolla
In pochissimi minuti, bella, liscia ed elastica, è pronta. Possiamo iniziare subito la preparazione della crostata. Ora taglio un pochino più della metà della frolla, perché dobbiamo preparare la base della crostata. E col mattarello preparo la base. Per la misura io utilizzo la base di uno stampo a cerniera che misura 24 cm. Tutta la frolla in eccesso potremo rimpastarla. La base della crostata è pronta, la mettiamo da una parte su un altro foglio di carta da forno, prendiamo la metà della pasta che ci è rimasta e la stendiamo. Cerco di ottenere un rettangolo dal quale poi taglieremo le strisce della crostata. Così può bastare, anche questo ce lo lasciamo da una parte. E ora la crema la verso sulla base. Ora riprendo la pasta da cui cominciamo a tagliare le strisce. Ora cominciamo l'intreccio. Io utilizzo la stessa tecnica che ho utilizzato quando abbiamo preparato le due crostate agli agrumi, una all'arancia e l'altra al limone. E l'intreccio è terminato. Ora faccio una leggera pressione, poi taglio la pasta in eccesso. A questo punto dobbiamo soltanto preparare il cordone. Ora posiziono il cordoncino così sul bordo. Faccio pressione e a questo punto con una spatolina vado a creare una sorta di decorazione sul bordo esterno.
E ora vado in senso contrario. Con un gesto rapido e veloce faccio scivolare la crostata sulla placca da forno. E ora cuocio la crostata in forno ventilato preriscaldato a 175 gradi per 25 minuti circa. Ecco qui la crostata appena sfornata. Ora la lasciamo raffreddare, poi la metteremo su un piatto da portata e la taglieremo insieme. Eccola qui, deliziosa, guardate che cos'è, cottura perfetta, dorata e profumatissima e con questa crema è davvero eccezionale. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la mia crostata al cioccolato sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.